Novità importanti dai conti dell'Inter e per il nuovo sponsor in arrivo, aggiornamento sugli infortunati e in particolare buone notizie su Frattesi, ma non solo, novità di calciomercato da tenere d'occhio in maniera molto attenta e non soltanto. C'è tanto di cui parlare oggi in casa Inter, tante novità, tante notizie, mi avete chiesto quindi di fare un po' di ordine e allora rieccoci con il nostro format sempre richiestissimo in cui vado a condensare in pochi minuti quelle che sono le principali notizie del momento in casa Inter. E allora ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti, vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno poi siamo in diretta alle 19.30 e in particolare nella prossima diretta alle 19.30 vi porterò alcuni contenuti di analisi con dei dati e degli approfondimenti secondo me molto interessanti, quindi vi aspetto. Qui parliamo di notizie e allora andiamo con ordine partendo da quelle che sono le notizie più importanti emerse dai conti dell'Inter, mettiamola così, visto che nelle scorse ore sono stati annunciati, sono stati resi pubblici i risultati dei primi 6 mesi, quindi fino al 31 dicembre 2023, dell'esercizio di Intermedia and Communication, diciamo la società dell'Inter in cui confluiscono tutti i ricavi che arrivano da diritti televisivi, sponsor, ricavi commerciali, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, viene ribattezzata la cassaforte dell'Inter, i soldi vanno lì dentro. E quali sono le notizie più interessanti che sono emerse, secondo me, partendo innanzitutto dal fatto che l'Inter, e questa è una cosa che ci dovrebbe interessare molto, ha ancora una volta rispettato gli accordi con l'UEFA relativi al settlement agreement, quindi rispetto ai 4 milioni di euro di sanzione che sono arrivati al primo anno non ci saranno ulteriori sanzioni per l'Inter che sta rispettando tutti gli accordi presi con l'UEFA, anche qua per zittire un po' le tante voci e chiacchiere che girano dai poco informati, ecco, mettiamola in chiave positiva. Le altre 4 notizie importanti secondo me sono relative intanto la prima ai diritti televisivi in particolare in arrivo dalla Lega Serie A perché in caso di vittoria dello scudetto da parte dell'Inter si prevede un incasso di circa 100 milioni di euro, una cifra significativamente più alta rispetto ai poco più di 90 che ha incassato il Napoli l'anno scorso e di sicuro più alta rispetto a quella che l'Inter aveva incassato l'anno scorso arrivando al terzo posto in classifica. Quindi rispetto anche alla scorsa stagione, anche qui c'è un balzo in avanti negli incassi, ovviamente bisogna andare a vincere lo scudetto. In caso di scudetto poi si aggiungerebbero anche altri bonus dagli sponsor, si quantifica attorno ai 5 milioni di euro, forse anche qualcosina in più. Seconda notizia relativa all'UEFA, ovvero alla Champions League, con l'Inter che si è già garantita fino a qui 65 milioni di euro per questa Champions League, arrivando agli ottavi di finale, sicuramente una cifra da rivedere un po' anche al rialzo con il market pool, gli incassi, eccetera, eccetera. Comunque, in caso di quarti di finale, questa cifra andrebbe ad aumentare ulteriormente, visto che la sola qualificazione ai quarti vale 10,6 milioni di euro come bonus. Poi c'è il botteghino e tutto il resto. Terza notizia riguarda sempre la Champions, ma quella dell'anno prossimo, la 24-25. Ecco, abbiamo parlato di questi 65 milioni che l'Inter ha incassato ora, arrivando agli ottavi. L'Inter prevede e conferma le stime che erano state fatte anche l'anno scorso e di cui vi abbiamo parlato spesso, che la nuova Champions, con il format differente di cui abbiamo già parlato, vale come introiti circa un 30% in più. Quindi partecipare alla nuova Champions permetterà di aumentare ancora di più i ricavi ed è una notizia molto molto importante. Il quarto punto riguarda invece gli sponsor e i documenti dicono che in questa stagione ci sono già 76 milioni di sponsor sotto contratto con un aumento di 23 milioni rispetto alla stagione precedente, un aumento molto importante arrivato da Nike soprattutto con il nuovo accordo firmato. Per la prossima stagione 24-25 ci sono sotto contratto già 72 milioni di euro di sponsor, quindi si ripartirà da una base molto simile a quella raggiunta quest'anno, quindi da un passo in avanti rispetto alla scorsa, ma è una cifra che è destinata a salire perché appunto in arrivo c'è molto probabilmente, quasi sicuramente, un nuovo main sponsor. Semplifichiamo main sponsor, lo sponsor che va sulla maglia, semplifichiamo molto così. Al momento sulla maglia, lo sapete, c'è Paramount Plus che ha un accordo fino al termine di questa stagione e che tra l'altro per la partita contro il Genoa di lunedì presenterà una maglia, ci sarà diciamo in una versione speciale
speciale dedicata alle Tartarughe Ninja con una nuova uscita sulla piattaforma di Paramount Plus, maglia che tra l'altro sta avendo già un grande successo anche negli store di Milano e non solo. Parlando di main sponsor, secondo le ultime indiscrezioni, Qatar Airways, che ha già un accordo importante con l'Inter, non ha esercitato l'opzione per diventare il nuovo sponsor dell'Inter dalla prossima stagione. C'era questa opzione con cui avrebbero potuto far scattare, ecco, questa clausola e diventare main sponsor dell'Inter dalla prossima stagione a circa 18-20 milioni di euro all'anno. Quindi non è scattata questa opzione. Un'altra compagnia aerea si era fatta avanti, Riyadh Air, che sponsorizza anche l'Atletico Madrid, tra l'altro, ma è un'offerta che non ha convinto l'Inter. Alla fine pare, secondo le notizie di queste ultime ore, che sia davvero vicino l'annuncio di un accordo con Betsson Group, una società svedese che si occupa di scommesse, controlla vari marchi e si parla di una cifra molto importante, e in questo caso di circa 30 milioni di euro all'anno, forse qualcosina in meno, cifra comunque che avvicina moltissimo quello che percepisce attualmente il Milan con Emirates, il main sponsor del Milan. Quindi si troverà poi anche un modo, da quello che emerge, per inserire sulle maglie una scritta che non vada a violare il decreto dignità che, semplifichiamo anche qua, vieta la pubblicità di scommesse, siti di scommesse, agenzie varie, eccetera. Quindi si troverà un modo per inserire questo sponsor a queste cifre decisamente più elevate rispetto alle attuali. Quindi anche questo è un altro passo in avanti per quanto riguarda i conti dell'Inter, in attesa chiaramente di capire che cosa succede con la proprietà, con il famoso prestito di Octree, di cui diciamo nell'assemblea al momento non si è parlato, visto che ufficialmente, come diciamo sempre, il prestito di Octree riguarda la proprietà, è un prestito che è stato concesso alla proprietà e non direttamente all'Inter. Spostiamoci però al campo, alle questioni di campo. Parlando degli infortunati, c'è una buona notizia innanzitutto su Davide Frattesi, perché ci siamo tutti preoccupati inevitabilmente, visto il fastidio muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo subito dopo aver segnato il gol del 4-0 contro l'Atalanta, è rimasto in campo soltanto 10 minuti. Fortunatamente però, lo abbiamo detto, subito nelle prime ore dopo la gara l'infortunio sembrava già di lieve entità o comunque meno grave di quello che si temeva in un primo momento, e addirittura già in queste ore sta ricominciando ad allenarsi parzialmente con il gruppo e non sono in programma esami strumentali per accertamenti, quindi per capire l'entità dell'infortunio. Se non si fanno esami strumentali significa che tendenzialmente non lo si ritiene un problema grave, per cui se tutto prosegue per il meglio potrebbe essere nuovamente a disposizione già per la partita di lunedì contro il Genoa, quindi andrebbe più che bene. Chiaramente ci sarà, immagino, massima prudenza, per cui anche dovesse esserci un minimo dubbio sulle sue condizioni, credo che verrebbe fatto accomodare in panchina o nemmeno convocato. Ecco, di sicuro non lo si rischierà. Però arrivano buone notizie, è comunque una notizia molto importante perché, tra l'altro, nel frattempo anche Thuram e Acerbi si stanno allenando bene e nelle prossime ore si capirà quindi se anche loro possono essere a disposizione contro il Genoa lunedì. In quel caso, diciamo che rimarrebbero fuori solamente Bastoni, che è squalificato, Quadrado e Sensi, che hanno vari problemi, lo sappiamo, e Çalhanoğlu, che invece punta a tornare contro il Bologna alla partita successiva di sabato 9 alle ore 18. Quindi l'obiettivo concreto a questo punto diventa quello di avere tutti quanti i big a disposizione per la partita contro l'Atletico Madrid, quindi ottavi di finale, ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma il 13 marzo. E a proposito di Atletico Madrid, una breve parentesi: la squadra di Simeone sta vivendo un momentaccio davvero, un periodo molto molto difficile, perché contro l'Athletic di Bilbao è arrivata una sconfitta molto pesante per 3-0 nel ritorno della semifinale di Coppa del Re, varie disattenzioni difensive, diverse imprecisioni, e quindi l'Atletico è stato eliminato, visto che aveva perso per 1-0 anche all'andata. Non c'era Griezmann, che è infortunato, dovrebbe rientrare presto, e da inizio febbraio comunque questo Atletico Madrid ha vinto una sola partita su 7 con 4 sconfitte e 2 pareggi, quindi
periodo sicuramente non semplice. Morata, che è stato il loro principale marcatore, non sta segnando addirittura da 8 partite a questa parte, se non vado errato, quindi varie difficoltà piuttosto evidenti. Hanno fallito la Coppa del Re, che era chiaramente un obiettivo dichiarato di questa squadra, e ora devono fare attenzione anche in campionato perché sono quarti in classifica, però l'Athletic stesso è distante solo 3 punti, quindi rischiano anche la zona Champions in questo momento. Hanno una sfida molto insidiosa nel weekend contro il Betis, poi ci sarà il Cadice che è terzultimo in classifica, si gioca dei punti importanti in zona retrocessione, ma l'Atletico giocherà in trasferta e in trasferta qualche problema in più c'è, quindi attenzione. E poi dopo queste 2 partite ci sarà l'Inter. Diciamo che quindi oltre al quarto posto Champions, che inevitabilmente è un grande obiettivo di questa stagione, arrivati a questo punto, contro l'Inter per l'Atletico Madrid sarà un po' una sfida per rendere ancora appassionante il finale di stagione, per anche un po' salvare la stagione, perché dopo le delusioni dell'anno scorso ci si aspettava forse qualcosa in più, e anche per il percorso fatto nella prima parte di stagione ci si aspettava un finale migliore sicuramente. Per cui prepariamoci ad una vera battaglia, alla quale ci presenteremo noi in quanto Inter molto agguerriti sicuramente, consapevoli poi che se si supera questo grande scoglio, poi siamo in diritto di sognare in grande, non in dovere secondo me, ma ecco, a tal proposito non lo volevo dire però lo dico, cioè stavo ascoltando dei podcast, delle interviste nelle scorse ore, vari opinionisti, giornalisti vari, non cadiamo nella trappola, perché sento più di qualcuno che sta già cominciando a montare la discussione dicendo che adesso l'Inter è in dovere di vincere la Champions addirittura. Quindi mi ha fatto sorridere capire, cioè rendermi conto di come cambiano le cose, perché siamo partiti dall'Inter che era un RSA da quinto posto, poi obbligati a vincere lo scudetto, adesso pure la Champions League. Ma va bene, va bene, va bene. Torniamo a noi, chiudiamo con un aggiornamento di calciomercato, perché ne stavamo parlando ieri in redazione. Ci sono alcune novità interessanti, con dei movimenti che vanno avanti, nonostante ora l'attenzione sia tutta sul campo, però si deve portare avanti la programmazione della prossima stagione, e l'Inter di fatto si è già assicurata Taremi e Zelinski, ha preso Buchanan a gennaio e sta riaprendo i discorsi anche per il rinnovo di Dumfries, ne abbiamo parlato una decina di giorni fa. E a questo punto effettivamente la rosa dell'Inter si potrebbe già considerare completa per la stagione 24-25, e infatti ci si sta concentrando molto anche sui rinnovi di Barella, soprattutto di Lautaro Martinez in modo particolare. Presto un incontro anche per discutere di Simone Inzaghi, su cui si sono mosse delle grandi società. È chiaro che ci siano degli interessamenti, però al momento tutte le parti sono ben allineate e si discuterà del rinnovo. Quindi, a meno di offerte veramente alte, veramente irrinunciabili, l'Inter oggi non ha la necessità di pianificare delle cessioni in estate, quindi l'unica esigenza sarà quella di sistemare alcuni esuberi, come Correa per esempio, che tornerà dal prestito al Marsiglia molto probabilmente, e la questione portiere soprattutto, perché Sommer ha un altro anno di contratto e rimarrà. C'è da capire però intanto cosa succede con il secondo, ma in generale con l'idea del portiere del futuro, perché Sommer non credo andrà oltre le 2 stagioni, probabilmente, o almeno non oltre le 2 stagioni da titolare assoluto, ecco. E Audero, che è il secondo attuale, è in prestito dalla Samp con un riscatto a circa 6 milioni e mezzo di euro. È difficile in questo momento che l'Inter decida di esercitarlo e di puntare su Audero come portiere del futuro ad oggi. Però se la Samp dovesse rimanere in Serie B, auguriamo alla Samp di tornare in Serie A chiaramente, però se la Samp dovesse rimanere in Serie B, magari poter ragionare su un nuovo prestito potrebbe essere un'idea, e rimandare la scelta del portiere di un anno. Potrebbe essere un po' questa l'idea. In Brasile, pochi giorni fa, ve lo raccontavo nei giorni scorsi in diretta, abbiamo parlato con delle persone vicine all'Atletico Paranaense, club in cui gioca Bento Krepski, questo portiere brasiliano che era emerso come obiettivo la scorsa estate, e ancora oggi ci dicono che è un obiettivo per l'Inter. Quindi l'Inter effettivamente continua a monitorarlo e continua a valutare un possibile investimento tra i pali per prendere un portiere da far crescere alle spalle di Sommer, o contendergli il posto e poi diventare il titolare del futuro. In questo senso, attenzione però anche a Di Gregorio del Monza, che
rischia di scatenare anche una sorta di asta, c'è da dire, perché, per rendimento credo che oggi sia uno dei migliori, se non il migliore in assoluto in Serie A, per quello che sta facendo vedere in questo momento. Ha ancora un contratto lungo con il Monza, che a questo punto per cederlo vuole incassare una cifra importante e non sarà semplice lavorare su formule, diciamo, creative, con scambi, operazioni varie, eccetera. Nonostante, c'è da dire, comunque tra Inter e Monza ci siano ottimi rapporti. E parlo di Inter perché appunto l'Inter è ancora interessata a Di Gregorio, nonostante si sia mossa anche la Juventus in maniera concreta. Si è parlato pure di Napoli, di Roma, addirittura di Milan in caso di partenza di Maignan, quindi l'Inter c'è comunque. Il prezzo si parla di circa 20 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata. L'Inter però lo aveva venduto al Monza, lo ricorderete. L'Inter ha una percentuale sulla rivendita, si parla di circa il 15%, per cui se l'Inter lo compra dal Monza ha questa sorta di sconto, passatemi il termine, da poter utilizzare. C'è da considerare poi che è cresciuto nel vivaio dell'Inter, per cui avrebbe anche questo beneficio in ottica lista UEFA, dove l'Inter non ha abbastanza giocatori cresciuti nel vivaio, per cui deve ridurre la lista UEFA. Per questa serie di motivi è una pista da tener d'occhio e, considerate che pochi giorni fa l'agente stesso del giocatore ha detto che, preferirebbe rimanere in Italia Di Gregorio, quindi anche questo può essere un po' un assist, perché impedisce al Monza di tirare troppo sul prezzo, considerando che in Serie A 20 milioni da spendere così facilmente sul portiere non penso ci siano, a meno che appunto il Milan non venda Maignan appunto. Ne riparleremo comunque. Queste sono al momento le principali notizie di questo momento in casa Inter. Approfondiremo ulteriormente il tutto, come detto, nella diretta alle 19:30. Fatemi sapere un po', che ne pensate. Vi invito nel frattempo ad entrare nel nostro club. Tra l'altro, visto il finale di stagione che ci aspetta da qui in avanti, stiamo diventando sempre di più nel club di Passione Inter, quindi se vi va di condividere insieme a noi questo grande finale di stagione, entrate a far parte del nostro club su www.passioneinter.club. Vi lascio nel frattempo con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre chi ci segue da YouTube dovrà cliccare qui.